Benvenuti, bentornati nel mio canale YouTube. Questo video è dedicato alla programmazione del PLC S7 1200 con un semplice esempio attraverso un HMI KTP. Vedremo in che modo possiamo dall'HMI impostare i valori del timer e quindi trasferirli al pannello, trasferirli al PLC. L'esempio è semplicissimo, vedremo l'accensione e lo spegnimento del motore. Una volta che abbiamo impostato i secondi e i minuti, questi saranno impostati sul timer che è stato programmato nel PLC e quindi la durata dell'accensione del motore sarà pari al tempo. L'interessante di questo video qual è? Per quelli che non lo sanno, che possiamo impostare i tempi direttamente dal pannello e non c'è bisogno di andare nel programma per modificare i valori di setting. Bene, vediamo come fare. Bene, questo è quello che dovremo realizzare. Ho il mio pannello, vado ad inserire i secondi, ad esempio 7 secondi, accetto. Adesso a questo punto posso far partire il timer e qui andrò a vedere i secondi. Il motore è in fase on, si spegne. Posso lasciare gli stessi secondi e metto ad esempio un minuto e quindi si spegnerà start timer, qui mi andrà a far vedere il mio tempo che scorre. Vediamo come realizzare questo semplice programmino. Eccoci nel TIA Portal, cominciamo. Già molto del lavoro è già stato predisposto, ho già le variabili, altrimenti il video diventerebbe troppo lungo. Qui ho già scritto comando temporizzato per l'accensione del motore, andiamo a vedere che cosa ci serve. Innanzitutto ci serve un temporizzatore, coprendo uno di questi qua, il TP, che lo chiamiamo temporizzatore, ma è un generatore di impulso, gli va timer variabile. Ok, ho il mio timer variabile, qui mi serve un ingresso per ottenere la partenza, lo start del timer. Ho già preparato le variabili, eccolo. Ecco, perché vado a mettere una memoria 0.0 e non vado a mettere un ingresso? Che attraverso il pannello, per comandare il PLC da pannello, devo utilizzare delle memorie, perché le memorie sono virtuali, cioè sono virtuali, è possibile comandarle dal pannello, invece dal pannello non posso mandare un segnale vero e proprio al PLC, un segnale elettrico che arriva fisicamente attraverso un pulsantino o attraverso un segnale. Devo andare a mettere il tempo, la mia temporizzazione. Per la mia temporizzazione ho messo una MD, vi ricordo quale, eccolo qua, è una memoria a 32 bit, quindi 4 byte, MD8, per quale motivo? Perché devo andare a scrivere un valore in millisecondi, perché comunque il timer per natura, se non scriviamo niente, mettiamo un valore numerico, lo accetta con millisecondi. Se voglio farlo, se lo voglio in secondi, dovrei scrivere il numero e poi lettera S per secondi. Ma siccome devo comandarlo dal pannello vado ad introdurre un valore che sarà poi trasformato in millisecondi per essere introdotto in questo campo. Metto un valore anche in uscita del temporizzatore, MD12, perché voglio fare in modo da visualizzare anche i secondi, l'incremento del tempo in uscita. E ovviamente per il tempo che noi abbiamo stabilito si dovrà comandare un motore che ho chiamato Q0.0, la uscita fisica del mio PLC, che non ho avuto tanta fantasia e l'ho chiamata la uscita del timer. Ecco, questo è quello che succederà, però ovviamente devo fare in modo che dal pannello devo inserire il valore in secondi e
che poi devono essere trasformati in millisecondi per andare in questo campo. Vediamo. Converte il valore numerico secondi che arrivano dall'HMI in millisecondi. Boh, andiamo a farlo. Quante? Ecco qua. Quindi per poterlo fare mi serve innanzitutto una funzione, un'operazione matematica. Funzione matematica e vado a prendere una moltiplicazione, un mult. Lo porto qua. Cosa devo fare con questa moltiplicazione? Devo mettere devo mettere una variabile che sarà comandata, che sarà il valore che produrre in secondi nel pannello. Ed ho messo una MD4, sempre memoria doppio word. Quindi questo sarebbe il valore che arriva dall'HMI in secondi. E questo qui, ovviamente, devo dividerlo per 1000 se voglio il valore in millisecondi. E quindi qua in uscita vado a mettere un'altra memoria, sempre doppio word, dove trovo i secondi, dove trovo il valore in millisecondi. Facciamo anche un altro calcolo. Vado a prendere sempre su funzioni matematiche un calculate, perché in questo campo in questo blocco voglio trasformare il valore dei minuti che vado ad introdurre nei CMI in millisecondi. Quindi qui vado a mettere il valore, vediamo, ecco, valore minuti da HMI, quello che scriverò sull'HMI. Vado ad aggiungere un altro componente al blocco e qui vado a scrivermi la formula. Allora, la formula vogliamo trasformare il valore scritto in minuti che li ho messi nell'ingresso 1. Ingresso 1 li moltiplico per 60 e li moltiplico per 1000 in modo tale da avere il risultato in millisecondi. Allora mi dice un attimo perché mancano i componenti qua, sì. Diciamo che mi sono distratto, qui devo scrivere 60 e qui vado a scrivere 1000. Ok? Adesso posso andare a scrivere la mia formula. In 1 per in 2 non devo andare a mettere i valori che ho scritto, ma quello che c'è sull'ingresso, per in 3, ok? E anche in questo caso, qui ho la trasformazione di secondi in millisecondi, qui da minuti in millisecondi, devo andarli a memorizzare in un'area di memoria MD, che nella mia tabella mi sembra che sia, ho immesso la 24, ecco. Prossima operazione, adesso che abbiamo ottenuto la trasformazione dei secondi in millisecondi e dei minuti in millisecondi, vado a sommare questi due valori. In questo caso potrei usare un'operazione add, oppure posso usare anche un calculate, così tanto il costo è uguale, no? Non ci fanno pagare in più.
il calculate. Allora, gli ingressi sono 2, non ho bisogno di aggiungere gli altri. Oggi il PC è più lento del solito. Mi sta chiedendo quando è che mi cambi con uno più nuovo, voglio andare in pensione. Allora, qui vado a mettere il primo valore di uscita, questo qui. Quindi posso fare anche copia e incolla. E qui invece sarebbe MD24 l'uscita, questo qui. MD24. Devo aggiungere la formula, ovviamente gli scrivo che è ingresso 1 più ingresso 2. Vado a metterla dove? In un'uscita out, deve essere questa qui, perché questa qui, come dicevo, è la somma dei secondi e dei minuti proveniente dall'HMI che mi sono trasformato attraverso il segmento 2 e adesso chiudiamo il cerchio mettendo l'MD. MD cos'era? Il 8, sì. E ogni volta che vado a cambiare il valore nel mio HMI, avviene la trasformazione, somma i due valori dei minuti e dei secondi, li memorizza in questa memoria, in questa area di memoria, e poi ovviamente questa area di memoria corrisponde all'altra dell'inizio, così quello è che dovrà contare il temporizzatore. Sul segmento qua voglio fare che cosa? Siccome voglio utilizzare il tempo millisecondi che sta trascorrendo del mio temporizzatore, utilizzarli nell'HMI, voglio vedere nel mio pannello l'operazione opposta, cioè mentre abbiamo scritto in secondi, ma il PLC li legge in millisecondi, il PLC adesso ragiona in millisecondi e io vedrei il valore nel mio HMI in millisecondi, ma se io volessi vederlo invece in secondi devo fare l'operazione opposta alla prima. E in questo caso cos'è che devo convertire? Devo convertire questo valore qua, l'M di 12, in modo da visualizzarlo in secondi. Vediamo se si decide. Guardiamoci qua. Visto che ci siamo, un altro calculate, anche se basterebbe semplicemente una divisione. Qui devo andare a mettere MD12. Cos'è l'MD12? È l'uscita del mio timer. Questo qui, che esce, ovviamente il valore è in millisecondi. Questo valore devo dividerlo per 1000. Qui vado a scrivere 1000. Metto anche un'uscita perché voglio visualizzare questa uscita qua dell'out sul mio HMI. È sempre una memoria doppio word 16, vedo dalla mia tabella che mi sono scritto su un foglietto, altrimenti chi si ricorda. Eccolo qua. E qui vado a scrivere la mia formula, la mia in 1 diviso in 2. Benissimo. Fatto. Adesso ma vado a trasferirlo sul mio PLC simulato che ho già aperto per evitare che ci sia troppo per. Vado a compilarlo e vado a trasferirlo. Lo trasferiamo. Che carica. Ok.
caricamento concluso, siamo a posto così. Adesso quello che dobbiamo fare è lavorare con il nostro HMI. Vado sulla mia pagina base, che ho già parzialmente preparato. Vado a prendere quello che mi serve. Quello che mi serve, questo oggetto qua su elementi, lo porto qui. Prendo anche e qua scrivo che questo qui serve per set secondi. Qui devo introdurre i miei secondi. Tasto destro sull'oggetto, proprietà, e su variabili dobbiamo associare la variabile su ovviamente variabili del PLC, tabella delle variabili standard e dell'MD 4. Dove sei? Eccolo qua. Quella che abbiamo associato nel nostro programma. È un ingresso perché siamo noi che inseriamo il valore che andrà poi nel PLC a scoprire questa variabile. Lo vogliamo vedere in decimale. Quanti decimali vogliamo vedere? Sono troppi. Mettiamo al massimo 2 perché stiamo lavorando, a parte che posso metterne anche 3 perché posso scrivere direttamente anche 120 secondi senza scrivere minuti e secondi, non ci cambia la vita. Ok, fatto questo, vado sul mio pannello e copio, lo incollo sotto per evitare di riscrivere tutto, lo sposto. Vado a prendere un testo, questo 7 dei minuti, tasto destro proprietà, questo lo lascio tutto com'è, quello che devo cambiare è semplicemente la variabile, che non è il pt degli HMI in secondi, ma è il pt dei minuti. Quindi, tabella delle variabili, vediamo dove sono le MD. E t secondi non è questo, pt da HMI, in secondi sì, l'MDT da HMI e dove è l'altro, dove è andato a finire? Valore minuti, spero che sia questo, adesso intanto metto questo. Ok, L. Abbiamo detto il 20. Si vede nella mia tabella sulla carta che mi sono scritto tutte le variabili, sì, è il MD20, a posto. Un'altra cosa che voglio vedere è sempre questa, per la lettura. Lo sposto da questa parte, voglio vedere i secondi, il valore in secondi di incremento. E questa è la mia lettura timer secondi.
Ecco, tasto destro bisogna cambiare questo adesso, ma è un'uscita. Devo cambiare variabile perché voglio visualizzare variabile del PLC. Variabile PLC da tabella delle variabili. Allora vedo dai miei appunti che deve essere l'MD, se cercare dov'è. Ok, sì, secondi per essere visualizzati sull'HMI, questo qui. Qui volendo posso aggiungere un altro 9. Quello che mi serve adesso è un pulsante di start, ecco lo prendo qua, questo pulsantino lo poggio qui. Vado a scrivergli start time. Andiamo ad associare, non sto a lavorare per quanto riguarda la parte di abbellimento, il colore, eccetera, perché diventa troppo lungo. In altri miei video potrete vedere come è possibile farlo. Proprietà. Devo lavorare sugli eventi in questo caso, perché quando lavoro con un pulsante, la premitura o la spremitura è associata, crea un evento, quindi lo faccio su premi. Quando premo, cosa deve fare? Vado su, mi deve elaborare un bit, quale bit? Se metto in posta bit, è come se fosse un interruttore. Se imposta bit con tasto attivato, invece è un pulsante monostabile. Questa dell'uscita è quella ovviamente che ho usato nella sempre variabili, come ti chiami? C'è scritto stat da qualche parte, sì. Start timer da HMI, ok. Benissimo. Vediamo questa cosa qua. Adesso per completarlo mi serve un oggetto che mi faccia vedere quando il motore è acceso, quando il motore è spento. All'inizio del video abbiamo visto che c'è un motore, quel motore là dove lo trovo? Quel motore là lo trovo qua sulle grafiche, ma se vado a prendere grafiche, il video diventa più lungo, siccome su altri video che ho nelle mie playlist faccio vedere come utilizzare questi oggetti delle grafiche e se lo faccio adesso, ripeto, diventa troppo lungo, andiamo alla semplice, tanto poi quello che è più importante è questo aspetto qua della Visual Vivo, come comandare il PLC dall'HMI per continuare a modificare i tempi di accensione e di spegnimento del motore. E vado a prendere un cerchietto, anche se non ho i capelli lunghi, e cosa faccio? Questo qui vado sulle sue proprietà, vedete che non può essere associato ad un evento, non è che crea un evento, questo subisce un evento e quindi capisce e si anima. Quando c'è un evento è in festa, dice facciamo qualcosa, cosa vogliamo fare? Balliamo? No. Aggiungi nuova animazione. Che cosa vogliamo animare? La visibilità? No, perché è il formato, la conformazione del nostro oggettino. Sulla conformazione del nostro oggettino mi vuole sapere quale variabile sarebbe la mia uscita, la mia Q0.0.0. Perché quando uno cerca una cosa non la trova mai? Eccolo qua.
ok. Quando si decide di inserirlo, lo completiamo aggiungendo nella zona dell'area la possibilità di la conformazione, quindi di vedere una colorazione quando il bit è 0 e una colorazione diversa quando il bit è 1. Qui scelgo il colore di sfondo. In sfondo e sfondo, ecco, mettiamo che quando è spento è rosso e quando è acceso è al verde. Ecco. Fatto questo, andiamo a simularlo. Aspettiamo che finisca la sua compilazione e creazione del pannello HMI virtuale. Ok, eccolo qui. Adesso vado ad introdurre i valori, metto 7 secondi, ok. Faccio partire il timer, diventa verde, 7 secondi e poi si dovrebbe spegnere. Questo possiamo vederlo anche direttamente sul nostro main. Vedete qui vengono fuori 7 secondi che sono quelli che ho introdotto. Se sul mio WinCRT invece di 7 vado a scrivere 10, ovviamente lo accetto, eccolo qua, vengono fuori 10 millisecondi, vado a premere lo start, la mia uscita, e si spegnerà fra 3 secondi. Ovviamente in questa parte possiamo vedere i nostri calcoli WinCRT. Faccio così, spegniamo, lo chiudiamo un pochettino, tanto anche semplicemente così, perché tanto ci interessa vedere semplicemente questa parte qua. Da 10 secondi però vado a mettere 2 minuti. Eccolo qua, questi sono i suoi millisecondi, start. Vediamo se sta andando, se devo... Start timer, 8 secondi e così via. Allora, qua dovremmo... Vediamo che qui mi trasformerà i miei i miei valori. Ecco, qui mi fa vedere i secondi. Adesso non mi ricordo cosa abbiamo messo, si è fermato. Vediamo WinCRT 120, sì, insomma, continua ancora per un bel po', disse PLC, dice non voglio terminare. La cosa che potremmo fare è interrompere la temporizzazione, ma sarà oggetto di un prossimo futuro eventuale parte di un altro video. Vi ringrazio per la visione del video, spero vi sia piaciuto. Ripeto, la cosa importante che ci tenevo era questa parte qua, come introdurre valori dal pannello in modo da avere un temporizzatore dove siamo noi a stabilire
attraverso il pannello la durata dell'accensione e poi ovviamente visualizzare il trascorrere del tempo. Bene, buona continuazione, buona visione dei vostri video preferiti su YouTube. Vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, di mettere un like e di commentare se vi è piaciuto. Arrivederci al prossimo video.